Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Toro, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di luglio 2025. Ok ragazzi, abbiamo la sacerdotessa e il diavolo. Oh, che interessante. Di solito quando c'è la sacerdotessa si parla di un intuito molto forte, si parla di qualcuno che ha come una vista al futuro, mentre il diavolo potrebbe parlare di qualche cosa di costretto, di, come vi posso dire? Sì, di costretto, di imprigionato quasi. O è anche una carta che parla di potere. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link per la nuova pagina web dove trovate anche il numero di telefono nella sezione dei contatti e sempre in descrizione trovate anche i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere, ok, partiamo con un 6 di pentacoli, abbiamo l'appeso, un 2 di pentacoli, il sole, la morte, abbiamo un re di bastoni, la stella e il papa. Avete tanti arcani maggiori, devo dire, ragazzi. Adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire com'è l'andamento del mese e potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro, cioè slegati. Dopodiché passiamo e andiamo a vedere i single, le relazioni da tanto tempo, le relazioni difficili, i extraconiugali, insomma, ci sono tre gruppi e andiamo a vederli tutti e tre. Allora, partiamo con questo 6 di pentacoli. Abbiamo un 2 di pentacoli e la regina di bastoni. Andiamo a vedere anche l'appeso. Regina di coppe. E 3 di coppe. Dunque, la sensazione qui è che potrebbero esserci due energie nel mese di luglio alle quali dover far fronte. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. Dieci di denari e 7 di coppe. Ho come la sensazione che se avete una relazione ci può essere come una terza parte che in qualche modo vi solletica. C'è un 7 di coppe, è come se si aprissero delle possibilità, però avendo due volte il 2 di pentacoli, sento un po' come se appunto aveste o due relazioni da seguire, o piuttosto potrebbe essere, non lo so, il lavoro e la relazione, come se ci fossero due energie da gestire. Andiamo a vedere il sole. Sei di coppe e un'altra volta il sole. Ragazzi, potrebbe essere qualcuno del passato,
qualcuno con cui avete già avuto uno scambio, non dico che sia necessariamente uno scambio intimo o che sia un ex o una ex, però è come se fosse qualcuno con cui avete già avuto a che fare. Andiamo a vedere la morte. Ruota della fortuna e re di pentacoli. C'è un cambio decisamente importante tra la morte e la ruota della fortuna. Sì, io credo che si potrebbe riaffacciare qualcuno che avete già conosciuto in passato. Non credo che sia un ex, che sia una persona con la quale siete già stati intimi, però sì che è una persona che conoscete già, secondo me, da diverso tempo. E il punto qui è che con questa morte, questa ruota della fortuna, è come se le dinamiche fossero cambiate completamente rispetto a quando vi frequentavate piuttosto che vi siete conosciuti. E se siete già in una relazione è facile che ci sia come questa divisione, se vogliamo, tra la vostra attuale relazione e questa nuova conoscenza, mettiamola così, che secondo me ha come un potere di portarvi freschezza. Sento come se questa persona che ritorna dal passato o che non è che ritorni, magari è solo una persona che non vedete da tanto tempo, con la quale vi siete sempre trovati bene, è come se a luglio ci fosse la possibilità di incontrare questa persona. Però è come se la vita di ognuno dei due fosse cambiata talmente tanto, ragazzi, da, mi viene da dire, dover cercare il modo giusto per incastrarsi, anche solo per andare a prendere un caffè. Andiamo a vedere il re di bastoni. 8 di coppe mago. Andiamo a vedere anche la stella. Diavolo. Asso di denari e poi è volata una carta che adesso recupero. 7 di spade. Andiamo a vedere anche il papa. Re di coppe, 9 di pentacoli, morte, 6 di spade. Sento che è come se fosse, se questa figura vi facesse venire dei dubbi, questo personaggio che andrete a rivedere. Il dubbio potrebbe anche non essere il lascio il mio o la mia attuale partner per iniziare una relazione con questa persona. I dubbi potrebbero anche essere semplicemente inerenti al vostro partner o alla vostra partner, perché parlando con questa persona è come se vi desse una certa chiarezza mentale su delle dinamiche della relazione. È come se ci fosse una terza persona che vi aiuta a sviluppare questo appeso, questo poter vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, ragazzi, partiamo dai single. Devo dire che qui ci sono varie conoscenze che potreste fare nel mese di luglio, e comunque c'è sempre questa figura che secondo me è un conoscente, un'amicizia, che appunto o parlando con questa persona è come se vi aprissero un po' gli occhi su come vi comportate voi nelle relazioni, su quali sono le vostre
dinamiche, insomma è come se vi facesse un po' la radiografia del vostro modus operandi, cosa che magari prima non vedevate con la carta dell'appeso. Nel mese di luglio è facile che possiate vedere questa cosa. Se per qualcuno fosse una tentazione questa amicizia, vi dico che effettivamente con molta dolcezza, perché non sento che sia una persona che comanda, mettiamola così, però devo dire che con molta dolcezza è come se si sviluppassero certe cose. Potrebbero esserci proprio dei nuovi inizi fisici, concreti. Questo non vuol dire necessariamente che si sviluppino le cose, nel senso che comunque la stesa finisce con un papa al contrario e un 9 di pentacoli e la morte e il 6 di spade. Cioè io ho come la sensazione che questa persona potrebbe arrivare in questo momento della vostra vita proprio per aprirvi gli occhi. Ci potrebbe essere qualche cosa effettivamente da qui in avanti, però è come se non si sviluppasse come voi vorreste, anche se sento che molti di voi saranno quelli che non vorranno sviluppare una relazione con questa persona. Credo per diversità di pensiero o perché voi avete come bisogno di qualche cosa di stabile, mentre questa persona è, come vi posso dire, non è poi così concreta, ecco. E quindi ci potrebbe essere come un inizio, però ho idea che entro la fine del mese prenderete le vostre decisioni. Deciderete se sì, vale la pena o se grazie, è stato bello, però ognuno per la sua strada. Vi dico, non c'è solo questa persona, ce ne saranno anche altre nel mese di luglio. Sta un po' a voi, secondo me, usare il discernimento della sacerdotessa proprio per capire se questa persona, se con questa persona si può costruire qualche cosa oppure se siete, diciamo, troppo diversi per costruire qualcosa insieme. Per le persone che sono in una relazione. Allora, devo dire che potrebbero esserci degli alti e bassi, perlomeno nel mese di luglio. Potrebbero esserci anche delle tentazioni che causano questi alti e bassi. E sì, vi dico che qualcuno potrebbe proprio desiderare una persona al di fuori della relazione abituale. Ehm, Vi dirò che per qualcuno questa amicizia, questo ritorno potrebbe effettivamente farvi prendere uno scivolone. Ehm, Guardate, vi dirò, perché comunque il diavolo ce l'avete due volte. Avete un 7 di spade, avete due di pentacoli, avete un 3 di coppe al contrario. È facile che qualcuno possa prendere uno scivolone in questo periodo. Però vi dico, sento che è una di quelle storie che potrebbe effettivamente riaccendere un po' la scintilla. Non tanto della relazione, ma vostra, proprio intrinseca, la vostra scintilla personale, come se ci fosse uno spritz in più, una verve in più. È come se ritrovaste un po' la voglia di fare, la voglia di scoprire, la voglia di andare avanti. Mm. Diciamo che essendoci due volte il diavolo e due volte il due di... cioè anche la morte due volte, è come se fosse un momento un po' lì di valutazione il mese di luglio. Ehm, Vi dico, nel caso in cui dobbiate, cioè prenderete uno scivolone, potrebbe anche essere un bello scivolone, ragazzi, nel senso che
potrebbero svilupparsi delle cose che vi toccano nel profondo con questa persona. Per altri versi vi potrebbe proprio aprire gli occhi. Diciamo che anche per voi, secondo me, ci sono come due realtà di vita molto molto diverse da riuscire a compaginare. Per le persone che sono in una relazione non ben definita, clandestina, extra, divorzi, separazioni, insomma, se foste diciamo in una relazione extraconiugale, devo dirvi che ho la sensazione che qualcuno troncherà questa situazione, perché è come se ci fosse un continuo saliscendi nella relazione e ho come l'idea che qualcuno si stuferà, non scenderà più a patti e insomma lascerà perdere. E la stessa cosa se fossero energie in separazione. Questo non vuol dire che non vogliate bene all'altra persona, secondo me sì, ma arriva ad un certo punto dove bisogna voler bene prima di tutto a noi stessi, prima che all'altro. Se per voler bene all'altro ci stiamo distruggendo noi stessi, c'è qualche cosa che non va. Prima l'amore va verso noi stessi. C'era una frase che diceva: ama il prossimo tuo come te stesso. Se io non sono in grado di amare me stesso, non sono in grado di amare in modo pulito neanche gli altri. Può essere che non sia amore, che sia bisogno. Quindi vi dirò, devo dire che la seconda parte del mese, secondo me, è come se vedeste chiaro, vi dico, avete l'appeso, quindi è come se ci fossero certe dinamiche che nel mese di luglio diventeranno chiare. E, e sì, nella parte, diciamo, nella sezione delle storie extra, qualcuno io temo che si stuferà di essere sempre lì ad aspettare, si stuferà delle promesse, si stuferà delle parole, insomma, qualcuno delle bugie. È come se con questa sacerdotessa già riuscisse a vedere al futuro, come potrebbe essere la storia, proiettandola in un futuro che non è il prossimo mese, il futuro è il prossimo anno, i prossimi 5 anni. Ho come l'idea che il mese di luglio sarà un buon mese per vedere le cose in prospettiva, ragazzi? Andiamo a vedere un oracolo. Carta numero 4, Aurora. Sono rinnovata o mi rinnovo con lo scendere di ogni giorno, con il calare, se vogliamo, di ogni giorno. Andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli, poi ce n'è ancora uno. Devo dire, ragazzi, che il gruppo che la vedrà un po' più tosta sarà quello che ha già una relazione, perché c'è come questa tentazione, questa terza persona che vi farà riflettere, che vi farà venire dei dubbi. Per qualcuno appunto sarà una cosa abbastanza travolgente, devo dire, con questa nuova persona che secondo me molti già conoscono. Allora, abbiamo parlato di... Scusate, la carta dice di parlare. Vi invita a conversare di più, parla di messaggi di testo, di chiamate, di interesse in qualcun altro, ma parla anche di hoovering, che è la quarta fase del ciclo di abuso. Vi invito a cercarlo su internet. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. E ci sta il ciclo di abuso, ragazzi, perché qua abbiamo 2 volte il diavolo, il 7 di spade, 2 volte il 2 di pentacoli. 2 volte la morte. Però il diavolo pesa, eh. Allora, protezione, 9 mesi. Poi abbiamo
progetti del cuore, la luna piena, il sentiero sbagliato, il giorno 30 del mese che viene, quindi dovrebbe essere il 30 di agosto. E poi abbiamo il comunicatore, la settimana che viene. Questa la sento un po' collegata a questa, come se la settimana dopo che vedrete questo video ci sarà come una comunicazione, il parlare, il potersi chiarire. Qua vi dice di proteggervi. C'è una carta delle fatine che dice di proteggere qualsiasi nostro progetto, idea, figlio, lavoro, quello che è, e di stringerlo stretto al cuore fino a quando questo non è, diciamo, partito, non è sicuro di non dire niente a nessuno. E la sento un po' collegata con questa frase, progetti del cuore. È come se avesse qualche cosa nel cuore di molto profondo e qui o avete bisogno di proteggere questo ideale e diciamo ad un certo punto quando vi renderete conto che non siete sulla strada giusta, è come se finalmente comunicaste quali sono le vostre speranze, i vostri desideri. Diciamo che la comunicazione nel mese di luglio sento che è abbastanza importante, ragazzi. Amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. E la stessa cosa la potete anche fare nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, tratto temi di metafisica, di metamedicina, insomma è una scuola. Ci sono 4 playlist, sono numerate e andrebbero viste in ordine di numero. Comunque i titoli dei video sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!